Essere bambini a Versailles. Che meraviglia, vero? Correre nei giardini, giocare tra statue e fontane, mentre la servitù ti porta una cioccolata calda. Ecco, dimenticate tutto, perché alla corte di Francia, più che crescere nella bambagia, ci soffocavi. Niente giochi, niente coccole, niente genitori. A meno che non fosse prevista una visita ufficiale. Tipo, oggi ti viene a vedere tua madre alle 16:45. Ma attenzione, non per amarti, per mostrarti. Ogni passo era coreografato, ogni parola regolamentata, ogni starnuto potenzialmente inappropriato. I bambini dovevano essere statuette ben cesellate da mostrare al mondo per provare che la propria dinastia era fertile, sana e ben stirata. Vediamo insieme come vivevano i bambini nella reggia dei sogni. Guarda Filiberto, come sono felici quei bambini! Che schifo! Nel 1700 avere un'infanzia spensierata era roba da plebei. I bambini a corte venivano cresciuti come miniature di adulti, composti e adeguati al proprio ruolo. Va bene, il primo pianto te lo abboniamo, ma è meglio che il prossimo sia il latino. L'infanzia era vista come una fase irritante, da superare il più in fretta possibile. Come? Attraverso la disciplina. Luigi XV, ad esempio, a 5 anni svolgeva le sue lezioni quotidiane in piedi per ore, per rafforzare il carattere e abituarlo alla resistenza e all'autocontrollo. Per un futuro re l'istruzione iniziava molto presto e non parliamo di imparare l'alfabeto o contare con le dita, ma di latino e greco a memoria, senza capire quasi nulla. L'idea era: più fai fatica e ti annoi, più ti fortifichi. La noia rende disciplinati e quindi sotto di lezioni ripetute, declinazioni eterne, versi classici sputati a memoria come preghiere. Scusate, ma non c'è un metodo migliore? Certo che sì, bambino, non per te, ma noi oggi possiamo imparare una lingua molto più facilmente con Babbel, lo sponsor di questo video. Babbel è l'app perfetta per chi vuole imparare una lingua senza avere i traumi dei nobili del Settecento. Le lezioni durano pochi minuti e sono pensate da esperti linguistici e non da precettori sadici per imparare rapidamente conversazioni pratiche e reali. Ma Viviette, cosa ci fai col mio cellulare? Il duca della brioche ha promesso di portarmi in vacanza a Saint-Tropez e io voglio stupirlo. So che Babbel ti aiuta a iniziare a parlare una nuova lingua in sole 3 settimane. Mi sto già allenando per presentare il duca ai miei genitori. Papà, voici Pablo. Pablo, c'est papa. Bonsoir, monsieur. E c'est maman. Bonsoir, madame. E poi posso imparare in un sacco di modi diversi, perché oltre alle conversazioni guidate ci sono anche le audiolezioni, i podcast e poi l'immancabile grammatica. Quest'app è molto meglio del mio precettore, Monsieur Supplice. E ci credo, Babbel è una delle app migliori al mondo per l'apprendimento delle lingue. Gli dirò: Votre grâce, embrassez-moi sur la joue per commencer. Cosa dici, Viviette? Pensa alla tua reputazione. Se vuoi anche tu provare Babbel per lavoro, per viaggiare, insomma per scopi più nobili, c'è uno più nobile del duca della brioche. Dov'è? Clicca sul link in descrizione o scansiona il QR code per avere il 50% di sconto sull'abbonamento. E ora torniamo a Versailles. Partiamo dalla nascita. I figli del re nascevano in pubblico, con mezza corte ammucchiata in anticamera per verificare l'autenticità dell'evento. Non sia mai che la regina avesse deciso di sostituire il nascituro con un figlio di una contadina, giusto per evitare le smagliature. Il corpo della madre era proprietà politica e il neonato era già un bene dinastico, da mostrare, valutare e preparare. Era una testimonianza vivente della fertilità del casato, mica un esserino da coccolare. Mi piacerebbe tagliare il cordone. Che lo tagli lui da solo. Deve imparare che la vita non è una festa. Una volta venuto al mondo, il bambino veniva consegnato immediatamente a una truppa di balie, nutrici e governanti. Non si trattava solo di aiutare la madre, ma anche di proteggere l'ordine gerarchico. I genitori, specie se reali, non si sporcavano le mani, né di latte né di amore. Il legame affettivo era considerato pericoloso, poteva interferire con l'educazione corretta o peggio ancora con il decoro di corte. Pensate che Maria Antonietta suscitò scandalo quando accarezzò in pubblico il suo neonato, perché non era il suo ruolo. Ma come è sua madre, se non può farlo lei? Sì, ma era anche regina
e a Versailles essere regina veniva prima dell'essere madre. La regina doveva incarnare una maternità simbolica e distante, non affettiva. Mostrare tenerezza era ritenuto fuori parte, come un'attrice che improvvisa sul palco. L'etichetta voleva che il corpo e le emozioni dei sovrani fossero perfettamente controllati, anche nell'ambito familiare. Oltretutto, le carezze erano gesti popolari, privi di decoro aristocratico, considerati quasi plebei, specie se fatti in pubblico. Il gesto avvicinava il popolo alla corona e questo non era gradito, soprattutto da una nobiltà ossessionata dalla distinzione sociale. Ma anche al tempo sapevano che un bambino che non riceve amore nei primi anni di vita esce un po' schizzatello, e nessuno vuole un re schizzatello. Per fortuna c'erano le balie, a cui veniva delegata qualsiasi manifestazione di calore familiare. Le balie erano autorizzate a mostrare affetto, contatto fisico e spesso erano le uniche figure adulte ad avere un contatto intimo e continuativo con il bambino nei primi anni di vita. Coccolavano, allattavano, calmavano e svezzavano il piccolo, masticando il cibo per lui e passandoglielo direttamente in bocca. Il loro amore era considerato parte della funzione biologica e sociale che ricoprivano. Ma attenzione, l'affetto non doveva mai far dimenticare il rango. Il bambino doveva essere trattato con rispetto gerarchico anche a 6 mesi. E il mio re ha fatto il ruttino, Che sublime pupù ha fatto sua maestà. Profuma, non è mica come quella di noi sudditi. Le balie non dovevano diventare troppo invadenti o stabilire legami affettivi troppo forti, soprattutto quando il bambino cresceva. Una balia amata dal bambino reale rischiava di suscitare invidia, sospetti o accuse di manipolazione. Dopo i 3 anni c'era già un cambiamento di atteggiamento nei confronti del bambino, che veniva affidato ai governanti. Non c'era più nessuna dimostrazione fisica d'affetto, ma il o la governante poteva ancora usare un tono dolce, incoraggiante, consolare, mantenendo comunque una certa distanza gerarchica. A 5-7 anni basta smancerie. Il bambino spesso veniva separato bruscamente dai governanti per non affezionarsi troppo. Subentravano i precettori e di affetto e tenerezza non si vedeva più l'ombra. Erano figure autoritarie e distaccate, incaricate di istruire e correggere quelli che per loro erano piccoli adulti in formazione. Il precettore dell'erede al trono veniva chiamato gouverneur. Era un aristocratico di rango elevato. Beh, certo, al figlio del re mica puoi dare un insegnante qualunque, deve avere il curriculum blasonato. Costui era responsabile non solo dell'istruzione, ma anche dell'impostazione morale, religiosa e politica del bambino. Un vero accollo. E i genitori dov'erano? I genitori reali e nobili erano solitamente formali e distaccati con i figli. Non dimostravano affetto ai bambini, soprattutto in pubblico, perché non era considerato decoroso. Più si saliva di grado, più l'etichetta vietava le dimostrazioni d'affetto in pubblico, perché venivano lette come indebito abbassamento del rango. I figli reali erano i più sfortunati sotto questo punto di vista, perché venivano visti quasi solo in occasioni pubbliche, esibiti come simbolo di continuità dinastica. Veniva anche meno l'occasione per una carezza di nascosto. In privato potevano esserci momenti più umani, come è stato documentato in lettere e diari, ma era l'eccezione, non la regola. Ad esempio, Maria Antonietta, come avrete già immaginato, era molto affettuosa con i figli, ma anche un insospettabile Luigi XVI, che nonostante l'immagine pubblica rigida, era molto amorevole con i figli in privato. Durante la sua prigionia post-rivoluzione, viene descritto mentre abbraccia, consola e gioca con i suoi figli, in particolare leggendo fiabe o lasciando che si siedano sulle sue ginocchia. Questi episodi d'affetto dei reali venivano spesso nascosti o minimizzati per non rischiare di minare il principio della sacralità della monarchia con dei reali troppo umani. Ci avete fatto caso che nei dipinti del 600 e del 700 i bambini sono vestiti da adulti? Dopo la fase neonatale in fasce e vestaglia si passava direttamente a corsetti, scarpe scomode e parrucche incipriate. A 2 anni avevano già l'aspetto di un notaio in pensione. L'abbigliamento rifletteva il modo in cui le elite dell'epoca vedevano il bambino, un adulto incompleto da portare il più in fretta possibile al livello minimo accettabile per essere mostrato in società. I bambini dovevano stare fermi, composti, ingessati nel protocollo di corte. Enrico, controllati, ormai hai 2 anni, che brutte figure mi fai fare! Ma almeno se i bambini nel tempo libero si potevano rilassare, correre, giocare.
Anche in fabbrica si ha diritto alla pausa, no? No. Il divertimento fine a se stesso era ritenuto tempo sprecato, eppure pericoloso, perché rischiava di imbastardire l'animo nobile. E infatti i giocattoli venivano visti con sospetto, considerati strumenti futili, capaci solo di alimentare l'ozio. Al massimo si concedevano passatempi formativi, scelti con cura dai precettori per stimolare virtù come l'autocontrollo, la grazia, l'obbedienza, e dovevano essere rigorosamente non ridicoli. Le bambine erano le più penalizzate. Potevano giocare alla mamma, ma con bambole che sembravano statue, mai sfiorate col disordine del gioco. Nessuna Barbie stramba per le bambine di Versailles. Al massimo le bambine potevano imitare la vita di corte con piccoli teatrini in cui recitavano ruoli già scritti: damigella perfetta, sposa sottomessa, madre decorativa. I giochi infantili, quelli veri, fatti di corse, fango e risate, erano roba da plebei. Bisognava correggere ogni atteggiamento poco nobile. Giocare a palla? Mi hai preso per uno zotico. Gli scacchi a 4 anni sono uno spasso. Ogni sorriso troppo largo, ogni corsetta, ogni gesto infantile poteva trasformarsi in un'offesa alla dignità familiare. Sì, perché a Versailles si nasceva già osservati e giudicati, e anche i gesti dei bambini potevano essere oggetto di pettegolezzo. Ne sa qualcosa il piccolo Luigi XVI, che fu criticato da bambino per avere una voce troppo acuta e infantile. A 7 anni. Monsieur, guardate che bel disegno che ho fatto. Che voce poco virile, non autorevole e inadatta alla figura di un sovrano. Il suo governatore annotava i difetti del giovane principe. Scriveva voce debole o stridula, difficoltà nel parlare in pubblico, impaccio nel portamento e nella gestualità. Ma grazie al era un bambino. Ma crescere a Versailles non era solo mancanza di affetto, ma un addestramento spietato. Ne parliamo presto in un video dedicato all'educazione dei bambini di Versailles, non perdetevelo. Mettete mi piace, iscrivetevi, attivate campanelle e seguitemi su Instagram, così vi arriverà qualcosa almeno per segnalarvi che uscirà questo video. Non possiamo troppo contare sulle notifiche di YouTube, non arrivano sempre. Condividete questo video con chi volete, per esempio dei genitori con un bambino molto cattivo, così potranno minacciarlo di mandarlo a Versailles. E non dimenticatevi che se volete imparare una lingua con Babbel avete il 50% di sconto cliccando sul link in descrizione o scansionando il QR code. Alla prossima, ciao!